che prima di uscire si apre una sorta di scialle che prima aveva attorno alla pancia quando era seduta e semplicemente se lo mette sulle spalle. Il problema è che da questo scialle esce con la testolina un serpente. È un serpente. Sto pensando, cosa? Quindi lui ti guarda. Cosa vuoi sapere sui... Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? È confuso Zascolo. È che da questo scialle esce con la testolina un serpente. È un serpente. Sto pensando, cosa? Tu potresti pensare che era magari avviluppato attorno alla sua schiena. Ok. Però ora lo vedi lì, ti guarda per un secondo e poi tranquillo se ne sta sulla sua spalla, appena proprio nascosto. Si mette questo scialle, gli va giù lungo, quindi ancora più, la rende ancora i suoi vestiti più larghi e le copre leggermente la katana, giusto per renderla un po' più discreta. E niente, ti accompagna, fate un tragitto che è molto... Tu fai, dopo ti dico una cosa che voglio fare mentre andiamo. Ok, ti descrivo il tragitto che fate, giusto per capire più o meno dove siete e dove arrivate. Fate un tragitto abbastanza zigzag, perché il mercato nero non si trova nella zona del mercato vero e proprio di Cimarotta, che invece è più verso l'alto, verso la parte alta della città. Quella quindi anche un po' più ricca, ma è subito sotto, in uno dei tunnel che percorrono la città. Tu te lo ricordavi vagamente questo, però non ti ricordavi l'esatto tunnel e l'esatta posizione, quindi anche per questo gliel'hai chiesto. Anche per un'altra cosa, che dopo ti dico infatti. Ma immagino. Lei fa un percorso a zigzag per il semplice fatto che devi arrivare ad un'entrata specifica del tunnel, che però è quello centrale, non è... ce ne sono 3 di tunnel principali e quello centrale è quello un po' più difficile da raggiungere, perché se arrivi da sopra devi fare tutto il giro della montagna, no? Ok. Voi per fortuna siete arrivati da sotto, quindi dovete solo fare un quarto di giro e siete lì, quindi siete anche abbastanza vicini. Tempo un quarto d'ora, camminata spedita, ci arrivate. Ok. Dimmi cosa vuoi fare nel mentre. Allora, prima di tutto voglio vedere come la gente guarda Newell. Non la guarda nessuno. Non la caga di strisce. Non la cagano di strisce, cioè è una No, normale. era per individuare se fosse un tipo di personaggio conosciuto, Ok. magari nell'ambiente. 1, 2. Newell presumo sia tranquillissima. Sì. Ok. Voglio vedere se c'è gente che guarda me. In generale ti direi di no, perché si tratta comunque, sei comunque nei bassi fondi, quindi vedi gente che gira abbastanza trasandata, altra gente che gira ancora più vestita di nero di te, gente che è vestita comunque di marrone e nero, non proprio vivido ma neanche così scuro, quindi una via di mezzo. È un ricettacolo di gente non particolarmente per bene, soprattutto nella direzione in cui state andando, che è nei tunnel. Quindi ti direi di no. Al massimo forse un paio di persone ti guardano negli occhi, rimangono un attimo, un secondo in più a guardarti negli occhi perché notano i colori diversi dei tuoi occhi. Però oltre a quello tu diresti che non c'è nulla di particolare. Fammi un tiro su percezione, però. Ok. Ma allora 11 più 5 16. Ok. No, non noti nulla di strano. Presumo fosse una cosa difficile. Mi scrivo state per morire. Allora, quindi entriamo in questo tunnel. Sì. Ok.
il mercato nero è nel tunnel o il tunnel porta a, che ne so, una piazza sotterranea in cui c'è il mercato? Allora, il tunnel porta, è tutto orizzontale, non vedi esattamente la fine del tunnel, Mhm. quindi dall'altra parte, la luce dall'altra parte. Anche perché in mezzo ci sono costruzioni pericolanti alla buona, potresti dire, e al centro c'è una viettina che si espande poi in una sorta di scatolone, per così Ok. dire. Una sorta di scatolone da cui senti provenire della musica, Ok. non particolarmente alta, semplicemente della musica suonata dal vivo. Mhm. E... Non penso abbiano in CD. no. Vedi Newell che Infatti, si avvicina. si muove con quanta scioltezza all'interno del mercato nero. Allora, dovete ancora entrarci nel Ah, mercato ok. nero. Arrivate davanti a quello che sembra un portone con una grande fessura Mhm. di visione all'interno, da cui si vede l'interno. Ok. E davanti sta una sorta di hangot gigantesco di cui non vedi nemmeno il viso perché è talmente alto che non lo vedi nemmeno proprio. Cioè, Butta fuori. la fessura che gli arriva al petto, per Ah, dirti, ok, quindi perfetto. devi abbassarsi, guardare Newell e vi fa entrare. Mi aspettavo un ciao capo, sarei sperato tantissimo. Vede Newell e vi fa entrare. Ok. Mi Uh, squadra in qualche modo, mi osserva, mi chiede cose. ti squadra, anzi, ti prezza. Oddio, ti squadra palesemente. Ok, proprio. Cioè, ti squadra palesemente. Cioè, proprio tipo. Io non ricambio lo sguardo. Ok. Noto che mi sta guardando, mi metto, questo potrebbe riconoscermi, però non lo guardo. Tu hai comunque rimani sempre con il cappuccio e la maschera. No, la maschera me l'ho tolta. Ok. Qua me la rimetto. Ok, ti rimetti la maschera. Nel momento in cui ti rimetti la maschera, ti riguarda e magari capisci che intuisce un po'. Non dico chi sei, perché chiaramente magari è un sacco di anni che non ti vede, specialmente se non hai mai frequentato particolarmente il mercato nero. Però ti guarda e tipo, ok, questo è del giro. Non Questo è è. del quartiere. Esatto. Infatti Newell lo dice, ma non serve, lui è con me e siete a posto. Ok, perfetto. Qua Newell come si muove? E qua come la gente guarda Newell? Fammi una percezione, per favore, grazie. Prima di guardare come è fatto il mercato, io punto Guardi subito su- l'attenzione su di sì, lei sì, e sì. su come la gente la guarda. 10 più 5, 15. Ok. Sei ancora dietro di lei? Mhm. Ok. Vedi che il suo serpente non è completamente fuori, Mhm. però è un po' più visibile, Rilassato, ecco, sì. un po' più visibile. E Vedeva rottami, giusto? me lo posso dire Tanage. Così ti ha detto Tanage. Sì, esatto. Ok. Il suo serpente è semplicemente un po' più visibile. Non vedo gente che la guarda in modo particolare. Vedi un ragazzo che la saluta, proprio un ragazzo a caso che passa e poi quello che vedi entrando nel mercato nero è una serie di una sorta di semicerchio molto grande in realtà, fai conto una sorta di campo da calcio. Ok, quindi bello grande. Un semicerchio con all'interno diverse strutturine tipo bancherelle, alcune più grandi, alcune più piccole, alcune anche più tecnologiche, quindi magari con strutturate direttamente come un carro che allo stesso tempo funge da bancarella. Ok. E sopra di essi vedi diversi tipi di tecnologia, di quelli che Tanage potrebbe chiamare appunto rottami. Con rottami poteva intendere anche quel tipo di cose. Ok. Parti, c'è una bancarella che vende armi, un'altra bancarella che vende solo proiettili e munizioni da lancio. Vedi
nella bancarella più grande di armi anche tutta una sezione con coltelli da lancio, cazzate. Vedi il banco più tecnologico o comunque più avanzato che noti è quello che ti risulta essere un Draviano alla fine, che ha una cavalcatura molto strana, appoggiata lì di fianco, che è una sorta di cavallo dal muso, quello che tu normalmente chiameresti cavallo nel nostro mondo, dal muso un po' più largo e tondo e leggermente più basso di quello che è un cavallo nel nostro mondo. È un po' coccoloso. Sì, è una sorta di pony. Un pony coccoloso incazzato. È una sorta di pony con una coda molto lunga e molto pelosa. Okay. E delle zampe, anch'esse molto, molto pelose, non zoccoli, ma proprio zampe. Ok, posso pensare che sia frutto di un qualche esperimento scientifico andato male o mai visto no, animali del lo genere? riconosci come una delle cavalcature più comuni. Ah, è molto strano da meta per me. Sì, Ah, da meta ok, è molto ok. strano, No, però ok. è una delle cavalcature più comuni nel mondo Nama e Peondrab, Ok. o comunque nei continenti. Il cavallino, insomma, così. Esatto. Mm. È anche abbastanza bruttino. Quindi per te è abbastanza normale, tipo, ok. Però il suo banco è particolarmente interessante perché da quel poco che lo sai probabilmente si occupa di bombe, trappole e parti particolarmente ricercate, tra cui quelle che potresti pensare anche parti di ricambio per Ok, armi da fuoco, eccetera. io vado direttamente da lui. Nel mentre, Ok. ovviamente, lo dico a New Will, aspetta un attimo, Mhm. e mi dirigo verso sto qua. Tanto in teoria c'ho un quarto d'ora, giusto? Prima che siano le 11. Sì. Ok. Vorrei guardare bene le merci. Ok. Se mi rivolge la parola gli parlo tranquillamente, vero? Ok. Gli faccio tipo un... Ehi, ciao. Mhm. Lui non ti rivolge la parola, ti fa un cenno del tipo tu andandosene verso quella bancarella, hai guardato Newell? L'ho guardata quando le ho detto, aspetta un attimo. Ok, allora diciamo che vale il tuo percezione di prima Mhm. e fatto un buon tiro, noti che la sua katana non è più slacciata. Ah, bene. Ah. E... Ok, e allora levo la sicura dalle Cioè, le avevo normalmente nella guaina chiusa col bottone, tolgo il bottone. E mi confermi che tu hai la tua maschera? No. Ho la mia maschera Bene. che copre fino al naso. Ok. La vedo in allerta o è semplicemente... L'ho vista in allerta o era semplicemente staccata la cordicina? E quando l'ha fatto? Vabbè. C'ha 3 braccia, sarebbe bellissimo. Noto questa cosa. Prendo l'accortezza di slacciare la sicura dalle pistole in modo da poterle stare in fretta. Vorrei cercare bombette. Non di dimensioni, Ok. cioè non roba che scoppia forte, mi basta qualcosa che sia in grado di fare danni, fare da diversivo, distrazione, ma che possa anche essere usata in Ok. combattimento. Allora, noti la parte sinistra di quel grande banco, noti che c'è tutta una sezione di quelle che potresti pensare essere bombe. Se non sono sicuro glielo chiedo senza problemi, vero? Diciamo che le associ più che altro a quelle che sono nel nostro mondo le granate. Esatto, cercavo esattamente quello. Hai visto ancora il funzionamento delle granate, quelle che stacchi e lanci, ok? Mhm. Non sai esattamente con cosa sono fatte, quindi non ne sai tantissimo, però ne vedi di più piccole Mhm. e ne vedi di piccole, medie e grandi, diciamo. Quindi puoi presumere che quelle più piccole siano quelle meno letali, tra Mhm. virgolette. Ne vedi sia di squadrate, quindi simili a lattine sostanzialmente, molto, Ok. molto artigianali, e invece ne vedi anche di più rotondeggianti. Mhm. Mi scusi, potrebbe dirmi i prezzi di questa merce? Ti chiedo al tipo. Lui ti guarda e ti indica le bombe più piccole, che era quelle che stavi guardando. No, glielo ho chieste di tutte e tre. Ok, allora ti indica quelle più piccole Mhm. e ti fa Mm.
ti indica quelle più le medie e ti fa Ok. e ti indica quelle più grandi e ti fa Ok. Quindi, presumo che siano d'oro perché sono bombe. Ok, quindi io potenzialmente avrei 50, no, scusa, 23 monete d'oro. sì. Costavano 7 quelle piccole, giusto? Mhm. Ne prendo una di quelle Ok. piccole. Di quelle lattina o di quelle rotonde? Lattina mi ricorda molto Flashbang. E rotonda mi ricorda invece vera e propria bomba. Io ti direi bomba, cioè la rotonda. La rotonda? Ok. Mhm. Ne prendi una Yes. Quindi meno 7, quindi 13 monete d'oro. e gli lasci le monete lì? Allora, se è disponibile gliele do in mano. Ok, sì, sì, lui Sì, le sì. prende tranquillamente. Scontrigno non ce l'apre. Allora, prego, continuo dal mercato nero. Prende i soldi e ti fa. Perfetto. E do un occhio per vedere se è ancora lì Newell. Cioè, Newell è a pochi metri da te. ok, Dietro di mi te. stava guardando No, o è stava girata sulle dall'altra minchie su? parte. Ok. È girata dall'altra parte. Però il serpente ci sta. Allora, da persona abituata a viaggiare in luoghi in cui coprirsi le spalle fa solo che bene, Mhm. posso pensare, poi non so se sia vero, Zaspor lo pensa, che quello che stia facendo lei è anche coprirmi le spalle, perché sono impegnato a fare qualcosa e lei controlla. Mhm. Quindi apprezzo l'improvvisa, diciamo, serietà Mhm. acquisita nel mercato nero e mi dirigo verso di lei, guardandomi attorno, Ok. perché ho visto il suo aumento di stato di allerta, nel senso non è più tranquillissima. Mhm. E quindi mi do un'occhiata in giro, anche perché lei si sta dando un'occhiata in giro, parrebbe, nel senso, Mhm. quindi... Lei si sta dando un'occhiata in giro. Ti dirò di più, vediamo. E quando mi Ok. avvicino mi dice, ciao! Lei quando ti avvicini Eh? si gira e ti dice Ok. a bassa voce: Ho visto Duncan. Non so cosa devi fare qui, ma in casa. È dall'altra parte dell'oceano. Beh, le dico, da qui potrei anche fare da solo, quindi... Ringrazio per avermi accompagnato fino a qua, se hai altro da fare, sei libera. Guardo nella direzione in cui lei mi ha detto che c'era Duncan Sì. e lo cerco con lo Ok. sguardo. E fammi una percezione. Qua potrei avere un raptus di furia. 29! Ok. Allora, Lo vedo. lo vedi chiaramente. Non è ben visibile perché, sì, dall'altra parte. Mhm, Questa è il semicerchio, lui è più o meno in questa zona. mhm. Non è chiaramente davanti o dietro una bancarella, ma è in mezzo a due bancarelle. Come è messo? È messo di fronte, Mhm, ma è quasi nella penombra. Come se ci fosse una porta, come se fosse appena davanti ad una porta, mhm. diciamo come una porta sul retro. Ok, Vediamo se ti ha visto lui. No, lui non ti ha visto un cazzo. perfetto. Allora io vorrei avvicinarmi, però cercando di non farmi vedere da lui. Ok, ok. Proprio da lui nello specifico. Fammi un bello stealth. Stealth is on agility, right? Vai, And the agility I have plus 3. ok. 11 più 3, 14. Ok. Tu parti, ok? Mhm. Dimmi se ti giri a guardare Newell, se guardi dove va, se va da qualche parte, o se ti concentri solo No, su io ho Duncan. perso completamente interesse. Perfetto. Duncan. Ti trovi a fare un percorso Mm. esterno, passando dietro le bancarelle, così lui da questa parte non ti vede arrivare, perché sì, guarda verso il centro, no? Mhm. Tu passando di lato, lui non ha una visione periferica particolarmente acuta perché ha fatto 2. Quindi non ti nota per un cazzo. Mm. Dimmi tu che vuoi fare. Allora, quando sono abbastanza vicino per fare in modo che mi possa sentire, Sì? vorrei dirgli:
non sei bravo a nasconderti, non sei bravo a rilevare le cose, e se dici a voce alta un'altra volta, in mezzo a una maledetta locanda, che hai trovato quello che cercavo io, Stalker, ti strangolo nel sonno. Però non glielo dico con cattiveria, glielo dico per fargli prendere scatto. Ok. Prova a intimidire. Ok, perfetto. Io non ho una personalità, ho più 0. 10, me ne faccio un cazzo. Ok. Magari è solo una sorpresa di oddio, sei qua. Lui non si spaventa per un cazzo. Ok. Semplicemente ti guarda tipo... Però non mi aveva visto arrivare. Si sono gira stato bravo. ed entra dalla porticina. Ok, è che io, porticine che io non conosco. Esatto. Ok, io mi fido di Duncan, però non mi fido del mercato nero. Vorrei guardarmi alle spalle Ok. per vedere se c'è qualcuno che ci ha visti, o che ha visto me, o che ha visto Duncan. Provare prima di entrare a vedere oltre quella porta, se resta aperta. Ok. Ok. Tirami un percezione per l'esterno, ovvero per il mercato nero, e uno per l'interno. Ok, va bene. Questo è il mercato nero. 5 più 5, 10. Ok. Sono il mercato nero. Non noti... no, non noti nulla di strano in realtà. Ok, va bene. Adesso la porticina. Sì, 3 più 5. Ok. I can enter this room. Interesting. È abbastanza scuro all'interno, quindi non vedi quasi nulla. Vedi che Duncan non è da solo, c'è un'altra figura ferma, cioè non è... Ok, Duncan non mi ha salutato dopo anni che ci parliamo. Questa cosa mi ha fatto male al cuore. Però, allora, io so che Duncan è debole fisicamente. Giusto? Sì. Non è esattamente un Esatto. combattente. Esatto. La figura che vedo, però, tiro di merda, è di stazza. Umanoide, più grande, è un nano. Allora, umano? Potresti dire che è un umanoide, Ok. stazza umana, di sicuro magari non Kelt, non è particolarmente alto, It's not gigante. 1,70 m, Ok. average. Ok. Duncan è... Quanto è alto? Duncan è 1,65 m, Ah, ok. è piccolino È e piccolino. anche magrolino. Anche la figura è particolarmente magrolina, Ok. però è un po' più alta. Va bene, faccio un passo oltre la soglia. Quella porta si può chiudere, presumo. Sì, 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 sì. Allora, tenendo gli occhi fissi su loro due, provo a chiudermi la porta alle spalle. Posso anche fare il fallimento, tipo, No, no, no. dov'è la maniglia? Qui Però tanto. mi chiudo la porta alle Sì, sì, va spalle. bene, va bene. Vorrei sentire dal rumore se si chiude a chiave. Se è una di quelle porte che devi avere la chiave per aprirle. Non so, hai presente che fanno un rumore più forte di solito? Ah, ok. No, ti sembra chiusa. Ok, nel dubbio provo a vedere se si riapre. Sì, si riapre. Ok, va bene. Sì, sì, sì. Allora mi avvio verso loro due, perché l'atteggiamento di Duncan mi ha messo un po' in allerta. Duncan è seduto su un tavolino molto rozzo, Ok. su cui c'è una lampada d'olio che accende. Mm. Vedi subito la figura che hai di fianco. Duncan, prima di dire qualsiasi cosa, dice: scusami amico, ma non potevo dare troppo nell'occhio. Soprattutto tu non puoi vestito così. Proprio guarda letteralmente la tua maschera. Però senti che c'è un po' di ironia nella tua voce del tipo: mi dispiace perché volevo anche salutarti, però non potevo, capito? Allora, ho notato lo scioglimento, ti dico, beh, non volevi dare nell'occhio, ma io ti ho visto subito. Lo dico proprio così. E poi osservo l'altra persona. Allora, l'altra persona è un uomo diresti sulla quarantina, Ok. vestito di cuoio particolarmente scuro, Ok. molto non da bassi fondi, cioè molto, non dico nobile, però... Uno che non vuole farsi notare ma c'ha le risorse. Fammi un'intuizione, va. Ho messo i dadi qua dentro. Che intanto... non so perché. Allora, intuizione, ho più 5. 12 plus 5, 17. Anzi, capisci che probabilmente o lavora per qualche nobile, Ok. oppure è uno particolarmente Fluente nell'ambiente, sì. benestante. Benestante. Ok, è vestito il classico non voglio farmi notare o è semplicemente di scuro? È vestito anche per non farsi notare,
quindi non ha Ok. gioielli, non ha Un informatore stenni, non ha robe. chic, insomma. Esatto, Ok, va bene. esatto. Noti che Nel frattempo, ha un... Zascor dice: Io ho appena speso le mie monete d'oro per prendere una granata, ma va bene. Perché lui pensa, probabilmente dovrò pagare per quello che ha da dire. Questo è quello che pensa. ok, Zascor appena ok. lo vede. Tu vedi che lui è appunto un uomo sulla quarantina, Ok. brizzolato, Ok. una barba tenuta particolarmente bene Mhm. e ha non un mantello, ma una sorta di gilet nero. Ok. Tu hai fatto delle ricerche, Mhm. per così tra gli archivi di alcuni orfanotrofi in territorio namariano. Mm. Quello che tu avevi trovato erano diversi casi di, diciamo, accoppiamenti o comunque di poi anche nascite fra gli incubi che avevano operato a Cimarotta durante gli anni della tua nascita. Mhm. Questo ti ha condotto a Duncan, che poi ha fatto le sue ricerche. Mm. E tu sei qui, non avendo spiegato a lui chi effettivamente stai cercando. Quindi lui ti guarda. Cosa vuoi sapere sui Peondra? Per un drap mi hai chiesto. Sì. Ok, ho un momento. Allora, sono i Peondrav come etnia o i Peondrav come nome? Perché sei Peondrav Come popolo? Come... come popolo? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? È confuso Zascor? Lui guarda Duncan tipo, non è esattamente quello che ti avevo chiesto di fare. Penso che dovrò fare un ingannare e mi invento una possibile spiegazione del tipo: No, è che durante il mio lavoro mi sono accorto che da queste parti girano diversi Peondrab che vengono letteralmente dall'altra parte del continente. Quindi mi sono chiesto perché ci arrivassero, come ci arrivassero, attraversassero il deserto. Molto semplicemente. E nel frattempo io sto dando tipo, hai presente l'occhio strabico verso Duncan? Tipo, io ti avevo chiesto un'altra roba. Tipo, io ti avevo... Duncan ti guarda. Amico, senti, ho fatto le mie ricerche. Poi si guarda intorno e guarda tipo dalla piccola fessura che c'è Mhm. sopra la porta. E non so se dovremmo portare il nostro amico qui in locanda o meno. Però è inutile girarci intorno. Mi hai chiesto di incrociare dei dati. So chi stai cercando. Allora fammi subito la domanda. Giusta, gli dico. Quest'uomo qui Mhm. oddio, non so se puoi sentirlo in modo così brusco. Io mi levo la maschera, non dico niente, mi levo la maschera. Quest'uomo qui ha servito una certa persona. Ha servito un certo uomo che Mhm. con il suo clan Peondrav Mhm. 30 anni fa ha iniziato quella che è una serie di, non direi colonie, però insediamenti di influenza qui nell'est. Come sai, probabilmente, i Peondrav sono particolarmente intelligenti, ma quando si tratta... Non so come dirtelo, amico, quest'uomo lavora per tu. Cala il silenzio assoluto, Tasco non dice niente. Entra in hunter mode, per così dire, nel senso... Badass bitch. Lui non vuole far vedere quanto questa cosa gli interessi, perché di solito è la verità.